Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, buon giovedì sera, bentornati, una nuova puntata di Una Vita da Lontano, live in podcast. Questa settimana un ospite importante, ma lasciamo ai miei compagni di viaggio, Kamala e Joe, non so come li chiamiamo questa settimana, perché ogni settimana hanno Ma un non posso nickname. fare lo scappato di casa come sempre? No, vabbè, no, ok, andiamo avanti. Bentornati comunque. Sono commosso al pensiero che nemmeno questa sera siamo riusciti ad avere un'introduzione e un incipit degno di una certa decenza. Benvenuti a tutti quanti i nostri ascoltatori. Come sempre, come diceva appunto Raffaele, quest'oggi abbiamo un ospite istituzionale che lascerò a breve a Emiliano il compito di presentare. Vi ricordo solamente che non facciamo figuracce, per favore, diamo il lei e non il voi, altrimenti cadiamo nel reato. Prego, Emi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Una Vita Lontano, benvenuti anche a chi ci ascolterà nel futuro in podcast. Siccome la prima impressione è quella che conta, noi abbiamo dato il nostro meglio finora, per cui dopo di questo non possiamo cadere più in basso. Diamo il benvenuto, siamo molto contenti di avere una primizia per noi, ovvero il primo ambasciatore in trasmissione, a Sua Eccellenza l'ambasciatore italiano in Irlanda, Paolo Serpi. Buonasera, benvenuto. Io sicuramente sbaglierò qualcosa, il lei, il voi, Sua Eccellenza, prima o poi mi scuso in anticipo. Beh, mi fa piacere sentirvi e vedervi. So che siete a Cork. Io a Cork ci sono stato un paio di volte, ma appunto l'ultimo anno purtroppo per quello che è successo, ahimè, non è stato possibile tornare dalle vostre parti, ma è una parte dell'Irlanda che mi è piaciuta molto e ovviamente so che tanti nostri connazionali vivono e lavorano a Cork e in quella parte dell'Irlanda e quindi noi vi seguiamo con attenzione e affetto. Per il resto, da Dublino la situazione, come nel resto dell'Irlanda e nel resto dell'Europa, è più o meno tristemente simile in questo periodo, ma questo periodo consente anche di pensare meglio su tante cose e aggiustare il tiro su tante cose, anche quando parliamo di quello che appunto fa la nostra comunità in Irlanda, quello che voi fate a Cork, quindi in questo sono molto interessato. Siamo una piccola ambasciata e cerchiamo di fare il possibile. Ovviamente si può sempre fare meglio e in questa ottica, in questa prospettiva sono con voi questa sera, perché si può sempre fare meglio. Ma lascerei a voi di condurre la trasmissione e con piacere risponderò alle vostre domande. Allora, Emiliano l'abbiamo perso, non lo sentiamo in questo momento, quindi no, eccolo, Scusate, eccolo volevo là. evitare di dire corbellerie subito, quindi a un certo punto mi sono mutato. No, noi la ringraziamo della partecipazione e per quanto si tratta di ambasciate, comunque pur se piccole, in realtà conta molto, diciamo così, la presenza dei nostri connazionali nel paese in questione. In Irlanda ci sono tanti italiani in questo momento ed è anche un paese, diciamo così, uno dei più vicini al Regno Unito, per cui diciamo così in ottica Brexit è anche abbastanza importante in questo momento, oltre ad avere un ruolo costante nel tempo, l'ambasciata di fare gli interessi dei nostri connazionali e dell'Italia in generale. C'è un po' di confusione normalmente per quanto riguarda il ruolo dell'ambasciatore, perché si fa, diciamo così, tutto un mischione di tutte le, diciamo così, di tutte le funzioni che vengono fatte in ambasciata, cioè
sia quelle appunto di rappresentare gli interessi a alto livello, di fare negoziati bilaterali, sia... Vi sento. Sì, ci sente a Se tratti. sentite me come sento voi, è preoccupante perché sento la metà di quello che stai dicendo. Ok, allora rifacciamo la domanda più breve, Emiliano. Facciamo la domanda più breve. Se come prima domanda ci può spiegare in generale quali sono i compiti dell'ambasciatore e quali invece non competono all'ambasciatore nel paese, invece tutti noi pensiamo che siano compito suo, come quello di occuparsi delle situazioni dei Dunque, cittadini. L'ambasciatore, prima di tutto il vecchio detto, lo sapete, ambasciatore non porta pene, non in senso negativo ma positivo. A parte la battuta, l'ambasciatore rappresenta il paese nel paese in cui è accreditato, cioè non rappresenta solo il governo, questa è una cosa interessante, ma rappresenta il paese, le autorità del paese nella loro interezza, no? Formalmente. Sostanzialmente poi un'ambasciata svolge un'attività di rappresentanza nel paese e quindi studio del paese, quindi si riferisce, diciamo, alle proprie capitali su quello che sta succedendo all'interno del paese, quindi una presenza ovviamente di testimonianza, si rappresenta quello che l'Italia in questo caso vuole istituzionalmente porgere come messaggio, dire, comunicare all'Irlanda come governo, come autorità parlamentari, come si rappresenta anche e si tutela la comunità che vive nel paese, assicurandole i servizi che da noi un comune normalmente offre dei rami dell'amministrazione. Per esempio, quando si fa un passaporto, il passaporto lo rilascia in Italia la questura, lo rilascia il Ministero degli Esteri, ovviamente il Ministero dell'Interno, delle ramificazioni del Ministero dell'Interno. Oltre ai documenti di identità, fa attività nella sezione consolare, cioè la sezione che cura gli interessi della comunità, anche attività, diciamo, di tipo notarile e che svolge normalmente un comune. Fondamentale per noi oramai quella di promotività commerciali, economiche. Se voi avete seguito un po' l'evoluzione di questi ultimi 2 o 3 anni, con la Brexit abbiamo creato grosse difficoltà, perché non vi vedo più in questo momento, spero che... La sentiamo un pochino a tratti, però adesso... Mi sentite? Sì, ok, perfetto. Quindi diceva con la Brexit... Immagino, non so se mi sentite. Vedo... Sì. Dicevo, Purtroppo la perdiamo. Un attimo che passa, d'altronde, come dire, non siamo alieni come esperienza a dei problemi tecnici, che insomma la carenza di linea. Sì, lo raccontavo la settimana scorsa il nostro amico Christian Redox, che saluto adesso nei primi 15 minuti di trasmissione. Non ci facciamo mancare mai dei problemi tecnici, se possiamo averli, come in questo caso qui, e vediamo se riusciamo a, sì, allora intanto risolvere. Nel frattempo possiamo intrattenere i nostri ascoltatori all'ascolto. Ecco. Eccolo. Sono qui in residenza, ma mi sono appositamente messo vicino alla connessione. Purtroppo il migliore che c'è da qui, però però va e viene.
Allora, facciamo così, vogliamo riprovare, se provi a riuscire a rientrare, sempre con quel link che le ho dato, e vediamo se migliora un pochino la situazione. Ok? Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì, a tratti. Adesso provi un po'. No, non la sentiamo. Ok. Mi ricorda quando scoprimmo, anzi quando dovemmo scoprire l'uso delle card, delle scratch card per fare le telefonate internazionali, per poter fare i nostri collegamenti, e spesso Ok. le nostre telefonate andavano così. E allora, eccellenza, adesso la vediamo, però va e viene, provi un po' a parlare, altrimenti proviamo a farla uscire e rientrare di nuovo. Ok, allora facciamo così. Intanto io provo a contattare Sua Eccellenza via telefono, chiudo il microfono e nel frattempo voi fate un po', insomma, di raccomandazioni di se vogliono i nostri amici contattarci, insomma, dove fare delle domande. Allora, siccome Piero già ecco, Piero è partito in quarta, io l'ho visto la faccia di uno che sapeva già cosa dire per riempire questo momento. Cioè, avete presente quando salite in ascensore e c'è quella musichina buffa da film? Ecco, noi in questo momento sostanzialmente siamo in una fase di quel tipo, per cui dobbiamo fare una richiesta speciale ai nostri ex ospiti, cioè a chi è stato con noi ospite nella prima stagione. Vorremmo chiedergli se possibile di mettersi in contatto con noi via mail. Abbiamo lanciato delle nuove iniziative, diciamo così, 2, 4. No, erano 2, ma non riuscivo a entrare nella camera, scusate. 2. Quindi mettetevi in contatto con noi, abbiamo lanciato delle cose, insomma, delle cose carine per questa stagione, vorremmo farvi partecipare, quindi se vi mettete in contatto con noi. La seconda cosa, per chi non è stato ancora ospite con noi nella prima stagione, ecco qua, è tornato Sua Eccellenza, ci sente, ci vede? Ci sente, ci vede? No. Io vedo un fotogramma fermo, non sentiamo. Non vi sento più di nuovo. Ok, adesso la dovremmo vedere e sentire un po' meglio. Il collegamento no? credo che non vada, forse lo sento e l'immagine, la vostra immagine la perdo in continuazione. Comunque forse è bene che riproviamo il collegamento. Vogliamo riprovare con l'altro telefono? Stiamo facendo tutto tassativamente in diretta, in maniera molto trasparente. Se qualcuno poi sentirà il podcast sui 100 servizi di podcast su cui Raffaele è riuscito a metterci, non troverà questa fase, non troverà tutta questa parte in cui cerchiamo di ripristinare il collegamento. Non stupitevi perché insomma la post-produzione è anche questo. Nel frattempo noi stavamo dicendo, io e Piero, soprattutto le due iniziative che avevamo. Così non credo che riusciamo a andare. Allora, sentiamo un po' a tratti. La comunicazione ce l'avevo dal telefono, dal cellulare, perché ok, allora siamo rimasti io e te, Piero. Allora, evitando di fare nani, saltimbanchi e ballerine in questo momento per intrattenere. Che ne dici se faccio? Scusami, No. ho avuto un'idea geniale. Che ne dici se faccio una sorpresa ai nostri spettatori e sconti dal collegamento e ti lascio solo?
aiuto, sinceramente non saprei cosa fare, potrei fare delle cose veramente innominabili. No, invece dobbiamo chiedere a chi ci sta guardando, soprattutto a chi ci ascolterà in podcast, di pensare a segnalarci delle persone che conoscono, perché gli espatriati sono tantissimi, Sì. ogni famiglia ha un espatriato, secondo me in questo momento in Italia, in media. Poi magari se la vostra famiglia non ce l'ha, significa che un'altra ne ha 2 o 3 per avere Esatto, la media giusta. siamo un po' tornati al momento dello zio d'America, semplicemente in questo caso non è più solo zio d'America, ma è il parente, l'amico, l'affine Sì. che Soprattutto il si cugino, trova ci sono Ok, sono allora tanti riproviamo a vedere se riusciamo a sentire adesso un po' meglio l'ambasciatore, altrimenti vorrà dire che Mi rimanderemo sentite? alla... No, alla... non si può. Sì, ok. Insomma, Adesso molto mi meglio. dispiace, ma non c'è possibilità così di collegarsi. Ok, allora se lei ci sente noi andiamo avanti con le domande, altrimenti siccome vediamo sempre che l'immagine un po', ecco, lo abbiamo perso. Va bene. Ok, allora noi stavamo facendo un discorso, Sì. in realtà io stavo facendo un discorso, poi Piero è venuto Io in mio annuivo. aiuto a riempire il vuoto. Poi stavo chiedendo a tutti quanti di segnalarci dei potenziali ospiti, di segnalarci noi agli amici, i parenti, i conoscenti che avete, che vivono all'estero, anche solo per un periodo, perché non si sa mai come possono andare queste cose. Si espatria temporaneamente per un tempo previsto, poi magari si rimane all'estero, così come ci sono tantissime storie di espatriati che non ce l'hanno fatta, cioè come diciamo noi, quelli che a un certo punto hanno fatto un'esperienza e sono tornati in Italia per 100 motivi, però hanno deciso magari in prima istanza di fare un'esperienza o avevano bisogno Sì. di fare un'esperienza. Ora, In aggiunta c'è da dire una cosa, in effetti stavo riflettendo su questo concetto proprio qualche tempo fa, ovvero innanzitutto vorremmo sentire anche le loro di storie, di coloro che sono andati all'estero e tra virgolette non ce l'hanno fatto, ovvero a un certo punto della loro esperienza hanno deciso che la terra natia era meglio che quello che stavano passando dai migranti. E poi anche chi ce l'ha fatta, tra virgolette, forse di più di chi è rimasto all'estero, ovvero di chi è rientrato non per una questione, diciamo, di mancanza di soddisfazione, fiducia, di un buon ambiente che si è costruito nel tempo, ma le storie di coloro che sono riusciti a progredire anche con un'occasione per tornare in Italia. Cioè, a noi piace vedere le angolazioni delle storie degli italiani che non sono rimasti fermi durante tutto l'arco della loro esperienza, come dicevo appunto da ogni angolazione. Per cui, come diceva giustamente Emiliano, segnalateci persone che per voi... in maniera bonaria, ovviamente, per favore, non Esatto, iniziamo a anche perché noi non fare siamo... la caccia alle streghe, Non siamo ancora quello, stalker, quindi se ci segnalate non li e in privato importuneremo anche. più di tanto e soprattutto non segnalateci alle autorità per eventuali cose che non vi sono piaciute, ditecelo, nel caso proveremo a cambiare tono. Non ci contate troppo. Non segnalateci ai social media come spammer, non lo siamo, se non volete vedere le nostre cose basta non seguirci in quel caso, e non segnalateci nemmeno ai recuperi crediti perché tanto loro non hanno le nostre generalità, tutto quello che leggete qui sopra è falso. Soprattutto Non è vero, noi è non una abbiamo battuta. crediti, quindi è inutile. Allora, no, Noi non abbiamo credito, cioè proprio non ci si fida nessuno. detto questo, come avete capito, questa è la nostra seconda stagione, stiamo cercando di... Inizia proprio. no, questa è la nostra seconda puntata, seconda stagione, seconda puntata, 34esima puntata complessiva, probabilmente questa è la prima volta
No, 34 l'ho scritto quando abbiamo fatto il promo, che questa c'hai ragione, stata è la vero, 34. ogni tanto mi confondo tra promo e live. Ho detto che questa era una cosa mia della puntata complessiva della settimana e dell'episodio della stagione, quindi questo lo faccio io, so contare, almeno fin là. No, dicevo che mi son dimenticato questa cosa. Io mi devo rilassare, meno PPP, meno devo occupare meno lo spazio, sia quello reale che quello virtuale, attorno a me. No, volevamo dire che nella nostra seconda stagione, ovviamente questo avere tante sfumature di espatriati, tante esperienze diverse, sostanzialmente è quello che ci piace di più, ci piacerebbe di più fare, perché sostanzialmente a noi ci piace conoscere persone e raccontare le loro storie, ma soprattutto ci piace conoscere persone, Esatto. e poi da quello ovviamente ognuno di noi aggiunge un'esperienza, aggiunge un punto di vista, e secondo me è molto importante più adesso, più ora, nella nostra situazione congiunturale della pandemia, che in altri momenti in cui noi lo abbiamo fatto lo stesso, perché adesso si esce di meno, si ha a che fare di meno con altre persone, si ha meno la possibilità di incontrare sconosciuti, quindi per forza di cose si vive in una bolla. Noi pensiamo che vivere in una bolla non sia l'ideale perfetto della vita, anche se è comodo e sicuro. Ho da ridire. Dipende dalla bolla. La vita di una bolla dell'NBA, specie se finisce come l'ultima, va benissimo. Sì, ma anch'io, se invece di una bolla fosse una bollicina, sarei favorevole. Però... Allora, intanto salutiamo Sua Eccellenza l'Ambasciatore, che ovviamente, data la situazione, ringraziamolo per la pazienza. Abbiamo rimandato, mi sta venendo rischedulato, perché poi dopo chiudete questa pure tagli. Questa la tagliamo, quindi rischedulato è un crimine alla crusca, sono almeno 3 mesi in cui non puoi parlare, cioè non puoi, devi stare zitto. Quindi faremo senza condizionale, ovvero solo col congiuntivo. Faremo una nuova puntata con lui, probabilmente registreremo, quindi magari l'annunciamo prima, così se avete delle domande da farci o da porci, annunciamolo subito. Intanto mandateci tutte le domande che avete, tutto quello che volete sapere, noi facciamo da filtro, ovviamente, non è che siamo qui a pettinare le bambole, per cui ditecelo subito già da adesso per la nostra futura puntata con Sua Eccellenza l'Ambasciatore. E che cosa buffa? Allora, nel frattempo mi fa strano. Io adesso ho recuperato un ospite che sta arrivando, gli ho mandato il link al volo e arriva. Se poi voi che ci state ascoltando volete intervenire, mandateci un messaggio. Se poi volete fare le domande all'ambasciatore, al nuovo ospite che non saprà rispondere, perfetto. E ve lo faccio sapere. Io 2 domande che avevo paura a fare all'ambasciatore ce le ho, quindi le posso fare all'ospite sostitutivo. All'ospite che viene. Tanto brutto non è. No, a parte questo, quindi noi stiamo nel frattempo per riempire questo spazio vuoto, così abbiamo fatto tutti gli aspetti, tutte le richieste ai nostri ascoltatori, potenziali ascoltatori, amici, collaboratori, ex ospiti, dateci una mano, segnalateci a tutti gli espatriati, quelli che ce l'hanno fatta, quelli che non ce l'hanno fatta, le persone che per la natura della loro vita e del loro lavoro vivono in giro per il mondo, anche, eccolo qua, il nostro ospite non ospite, che eccolo. Arrivo, voi interloquite con ma che puntata è? Iniziamo con il senso istituzionale e ci tradisce la rete. Becchiamo l'ospite di riserva, prende e se ne va, ma io non lo so, ma che è? No, attenzione signori, siccome io sono sempre attento alle vostre esigenze e ho inteso immediatamente che mi fosse zompato l'ospite istituzionale, allora ho cercato di
sopperire a questa vostra mancanza portando il mio caro ex coinquilino, il buon Fulvio Magaldi. Oh, ciao Fulvio. Allora, possiamo fare una cosa. Fulvio, Poi abbiamo tante volte sentito e ascoltato tramite PlayStation, diciamo. esatto, abbiamo solo sentito a distanza. Oh, ciao. Posso chiedere di correggere il nomino del ecco, appunto, mettiamo dei puntini sugli cioè, anche se è improvvisata questa cosa, facciamola per bene. Quindi non lo teniamo così da un ecco, sempre, mettiamolo fuori. Esatto, lo sposti di là, magari ci inquadri la porta, però non vediamo. Poi lo facciamo entrare. Allora, stiamo per i nostri amici che casualmente si sono collegati, che ci stanno guardando, che non hanno mai visto le nostre puntate, che non hanno beccato i nostri momenti più alti. Allora, Alessandro col punto interrogativo è, vedete questo ragazzo qui con gli occhiali è Alessandro, che è stato nostro ospite, ma è più di un ospite perché è nostro amico, nostro collaboratore, nostro socio, nostro fratello, che vuoi, perché no? Cioè devo aggiungere di più? Dicendo una cosa, ecco. Per la precisione non è Alessandro, ma è Alessandro? Alessandro, in realtà lui a fianco ha il nostro ospite recuperato di questa puntata, che lo possiamo anche scrivere, nel senso che è lui l'ospite. Sì, Alessandro, non sei tu, scrivi lui, che si può presentare nel frattempo per toglierci da questa impasse. Ti puoi presentare da solo, guarda, te lo dico, siamo amici, siamo molto alla buona. Benvenuto. Ciao, io sono l'ex coinquilino di Alessandro, sono qui a Lisbona anch'io. Quanta pazienza. Lavoravo con lui. Niente, adesso ho intrapreso un altro percorso duro, difficile. Adesso stiamo lottando con i casini che ci sono in Portogallo, confinamento, i casi che sono volati alle stelle. Adesso non sapevo che cosa fare, ho detto, visto che non sto facendo una mazza, passo da Alessandro. Okay. E mi mando il turrone, bevo una tisana. Allora, facciamo l'intervista per bene. Certo. Cominciamo dall'inizio. Fulvio, preparati che fra poco avrai anche puntato una luce contro, perché noi facciamo tipo interrogatorio questa cosa, e Emiliano è il poliziotto cattivo, ti avverto subito. Vabbè. Mi ha scoperto già. Allora, Fulvio, intanto diciamo ai nostri ascoltatori di dove sei, da dove vieni dall'Italia. Io sono del nord naturalizzato pugliese, sono nato al nord, vicino Varese. Sei uno al contrario, noi abbiamo un carissimo amico esattamente come te, nel senso che era nato al nord e poi trasferito al sud. E quando hai maturato la tua decisione invece di lasciare il bel sud e invece andare all'estero? Per l'università, finiti gli studi del liceo, avevo tentato i test a Roma, a Genova, a Milano e poi ho avuto la fortuna di essere entrato in tutti e tre e ho scelto per Milano. Avevo la nonna che ancora viveva a Varese, avevo un appoggio, cioè nel caso di problematiche avrei avuto un appoggio lì e ho deciso di tornare in Lombardia, che è comunque una regione che già conoscevo abbastanza. Poi la nonna è sempre la nonna. Quindi avevi già i vaccini fatti, diciamo così, ti eri portato avanti. Non è più la puntata sul mio cane, smettila con no, vabbè, ho capito, ma pure le persone si fanno i vaccini, cioè quando vai in un posto a breve, spero. Di cui non ti fidi, di solito ti fai i vaccini. Io le città grandi, dove ci sono le città grandi, sono molto preoccupato perché non le amo e mi sento a disagio. Scusate, ma questa è una cosa mia. Quindi sei andato a fare l'università in Lombardia e Milano. Come ci sei finito poi in Portogallo? Che il clima è migliore, si mangia meglio, ma... No, è perché in realtà ho viaggiato parecchio, nel senso che sono stato in America, in Olanda,
quindi ho continuato sempre, cioè, sempre in giro. Poi ero ritornato a Milano dopo l'esperienza olandese, perché comunque ho la ragazza che è lì, e come al solito ho iniziato a lavorare. Il lavoro era un buon lavoro, abbastanza stressante, dopodiché con le solite storie italiane, rinnovo, non rinnova, mi hanno non rinnovato, lasciato a casa. Sinceramente è capitato rapidamente. Dopo una settimana ho ricevuto questa chiamata dal Portogallo, non volevo stare fermo e ho detto vabbè, accetto, vedo come va. E in realtà quando poi avevo preso la decisione, maturato la decisione di tornare in Italia perché aveva poco senso rimanere qui, è successo di tutto e ho intrapreso quest'altro percorso e sono rimasto qua. Se ho capito bene, quindi diciamo così, la tua propensione a viaggiare l'hai iniziata a esercitare da subito, sei mosso e hai fatto esperienze, ma più diciamo così, di turistiche o anche, diciamo così, universitarie e di lavoro prima di arrivare in Portogallo, prima di questo giro finale? Tutte, perché già mi ricordo che iniziai con 3 mesi a 17 anni in Inghilterra, a Chester, e poi... Non abbiamo capito l'acronimo. Chester, è vicino Manchester. Sì. Come no? Okay. Perché c'è Manchester e c'è anche Chester. C'è anche Chester, sì. Ci sono anche stato ben un pomeriggio. C'è anche Scusa, ma ci abbiamo probabilmente. Infatti, vai, non puoi sì, è sempre lui. No? Forse è Piero? O siamo Alessandro? Allora, quindi... E poi niente, poi ho iniziato, tipo durante l'università mi avevano offerto di fare questa esperienza di 3 mesi in Brasile, in una missione nel Maranhão, a nord, con soli 2 giorni di vacanza nelle Lençóis Maranhenses, che sono le cose più belle che abbia visto. E poi sono tornato, sono stato 3 anni praticamente in America, però più per lavoro. Poi ho fatto l'Olanda. Nello stesso luogo in America? Come? Sei stato fermo sempre nello stesso luogo in America? Sì, ero fisso in quella che è la mia città preferita, che è in Oregon, che è Portland. Dei mitici Blazers. Difatti c'è questa lotta tra me e Alessandro, tra i Blazers e i Celtic. Beh, ce l'hai anche con me, visto che sono un tifoso dei Lakers e c'è un'antica rivalità a Ovest. Sì, io ho avuto la fortuna di andarli a vedere, siccome c'è molta gente che in realtà da Los Angeles si sposta in Oregon, quindi è come se fosse un derby. Tra l'altro anche carino, mi ricordo che l'ultimo canestro poi stavano vincendo, o erano pari, e l'ultimo canestro l'ha fatto Kobe Bryant, hanno vinto poi di 1 punto. E poi quando Alessandro, cioè appena è tornato sono ricominciati, e Alessandro. Ma io non ho manco parlato. Il colpevole. Sì, il capo espiatorio. Ecco, ho viaggiato per altro senso più di volontario, perché in Italia facevo clown terapia. Ho avuto la fortuna di conoscere il vero Patch Adams e di lavorare con lui. Sono stato 2 mesi in West Virginia a lavorare con lui e poi ho fatto Guatemala, Costa Rica, Messico e un progetto sportivo con la pallavolo ad Haiti. Insomma, una vita intensissima, per dire, hai condensato in 2 minuti e mezzo una serie di cose e tra l'altro Patch Adams praticamente lo hai fatto passare un po' così, giusto per, va bene, ho lavorato anche con Patch Adams. Per chi non se lo ricorda, Patch Adams è il personaggio di un film di
Robin Williams, famoso per la famosa clown therapy, no? Quindi è stato lì. E quindi cosa facevi come clown therapy? Quali erano le cose che facevi come in Italia o nelle missioni estere? Tutte e due, dai. In Italia facevo parte di un'associazione, perché adesso chiaramente sono in sospensione, diciamo così, che si chiama VIP, che Viviamo in Positivo, che ha diverse sedi in tutta Italia. Chiaramente io facevo parte della sede di Milano, con 1 o 2 incontri settimanali per creare chiaramente più feeling, perché comunque è sempre un'associazione con i suoi pro e contro. E il sabato e la domenica con organizzazioni tipo, di solito ci sono tutti i reparti di oncologia pediatrica, pediatria, chirurgia pediatrica, ma si va anche dagli adulti, quindi chirurgia negli adulti, hospice, che sono i malati terminali tumorali, dove a volte è più un'interazione con i parenti, e poi ci sono anche attività fuori. La più grande è la GNR, che viene sponsorizzata anche da Striscia la Notizia. Ormai si mettono il naso puntualmente a maggio, quindi noi rimaniamo nelle piazze e cerchi chiaramente di raccogliere. E poi ho deciso di creare nel frattempo una mia associazione, quindi ho lottato con l'Agenzia delle Entrate perché è stata un'impresa che si chiamava Clowns on the Bus. Perché quando sono stato per la prima volta in Guatemala veniva cantata questa canzone Clowns on the Bus, che era un richiamo di tutti i clown a ritornare nell'autobus e andare via, e quindi ho deciso di chiamare Clowns on the Bus e feci fare un logo da una ragazza e feci un logo spettacolare. C'è anche su Facebook la pagina, ma al momento è una pagina, diciamo, quasi chiusa perché per causa della distanza, ed eravamo rimasti solo tipo 3 o 4 persone, ma per lavorare a livello più internazionale, lavorare con Patch all'estero. E proprio la cosa bella è che proprio diventa più clown terapia in strada. Vai anche nei reparti psichiatrici. Siamo finiti in un reparto di bambini con AIDS, con le difficoltà del Guatemala, con le difficoltà di fare le cose in strada in Guatemala perché è molto pericoloso. In Costa Rica siamo finiti nel carcere femminile. In Messico siamo finiti nel carcere, che è stato bello intenso. Per farci capire, siamo nel carcere dove è finito El Chapo. Difatti il mio nome clown è Ciappo e io non potevo utilizzarlo per via della somiglianza. L'hai cambiato in Vittorio in Messico, immagino. In Messico l'abbiamo fatto anche lì per strada, in ospedale, ed è stato fantastico interagire con la gente, tipo non sapendo la lingua. Io mi ricordo che in Guatemala sono rimasto nella piazza principale, ho tirato fuori per sbaglio un palloncino, tempo 2 minuti, avevo 65 bambini intorno. La magia attrattiva del palloncino. Costa Rica anche abbastanza pericoloso, sono tutte situazioni un po' belle pesanti. E Haiti invece è stato un progetto diverso, era venuto con noi anche... dovrebbe esserci ancora il video su YouTube, Fulvio ad Haiti, dove io ho i capelli lunghi, sono irriconoscibili, perché era venuta con noi la Gazzetta dello Sport, 3 giornalisti con noi per filmare i progetti che stavamo facendo, tirare un po' via la gente dalla strada attraverso, diciamo, lo sport. Anche quella è stata un'esperienza di 1 mese bella intensa. E adesso dico sei a tirare fuori dagli impacci Alessandro, praticamente. Sì, adesso facciamo terapia con Alessandro. No, adesso mi scoccia perché sono proprio fermo. Ho provato in realtà a scrivere qui si chiama Nariz Vermeglia. Non mi hanno cagato non mi hanno proprio risposto, non so. Non so. Però mi sarebbe piaciuto vedere la loro realtà, anche se adesso è tutto fermo sia in Italia che qua. Però non c'è stato modo. Però sono proprio fermo dal punto di vista sportivo della clown terapia, cioè siamo proprio a terra, diciamo, da questo punto di vista. Quindi adesso che fai? Lavori con Alessandro?
No. Non più, perché questo accadeva fino a ottobre-novembre dell'anno scorso. Sì. Novembre. Poi ha preso un'altra decisione, quindi io ho continuato a fare il tecnico delle macchinine fotografiche, mentre lui ha intrapreso un'altra strada che non è troppo lontana da quella che faceva prima, in realtà, però l'ha presa da un altro lato. Infatti, possiamo dirlo, si è iscritto all'università, alla facoltà di fisioterapia e sta frequentando il secondo anno di fisioterapia qui a Lisbona. Ok, e quindi continui a prenderti cura di Alessandro, perché Alessandro c'ha un sacco di problemi con le ginocchia, sappiamo, e quindi... La schiena, gli ingredienti. Non solo, ma io faccio anche da cavia durante la preparazione, il periodo pre-esame, perché naturalmente sappiamo massaggi, fasciature, bendaggi, incriccamenti, e quindi io sono il suo manichino prediletto, perché vieni a casa, gli offriamo la cena e lui poi si diverte a riempirmi di scotch e poi levarmi anche i peli, perché non è una cosa... Diciamo che Fulvio è fortunato perché una persona in forma non sarebbe così di aiuto, ci vuole uno combinato abbastanza male come noi per essere d'aiuto in questa ricerca. Sono stato abbastanza spudorato, sono entrato e gli ho detto: beh, che se magna? Mi sembra così. Io ieri con il telefono vedo che è Fulvio. Ciao, dimmi come stai? Allora, senti, sono qui sotto, me la fai una tisana oppure no? Allora, Piero, dicevi, scusa. No, volevo contestare Emiliano che io ieri ho fatto attività fisica, lo sto facendo spesso, cambio canale alla televisione almeno 4 volte per sera. Quindi ho delle dita che sono fortissime. Movimento col pollice che è un po'... guarda. Dicevo col microfono chiuso, Piero, tu bari perché hai un cane, comunque una volta al giorno devi uscire, questa è la cosa. Io almeno posso anche starmene a casa, è diverso. Allora, Fulvio, in realtà, cioè, tutte queste cose ci hai detto in pochissimo tempo, delle esperienze, delle situazioni, una vita che è compressa in pochissimo tempo, hai fatto un sacco di cose, hai visto un sacco di posti, hai fatto un sacco di esperienze interessanti, arricchenti, quindi sostanzialmente diciamo così, il tuo percorso di espatriato, di andare all'estero, non è nato per una necessità materiale di sbarcare il lunario, di risolvere una situazione, ma principalmente per una vocazione a vedere il mondo e a fare esperienze diverse. Poi ovvio che uno a un certo punto deve anche trovare una collocazione e si deve mangiare, e quindi a un certo punto si trova lavoro. Tra tutte le esperienze che hai fatto, a degli aspiranti espatriati, che consiglio daresti? Qual è una diciamo così lezione che hai imparato, se ce n'è una, o una dritta che puoi dare a qualcuno che dice vorrei partire anch'io? Non lo so, io ho notato che a volte si parte, come ho fatto io. Quando sono partito tipo per l'America, ho preso e sono andato. Per esempio, una cosa che mi ha colpito nell'America è stata la solitudine. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui proprio, soprattutto all'inizio, ero completamente solo. Sì. E se non fosse stato per gli italiani, perché poi ci sono tipo dei gruppi di italiani, cioè sono quegli italiani che io dico sono in America ma rimangono italiani, e quegli italiani che vanno in America e cambiano, cioè nel senso che poi ti aiutano perché sanno anche loro cosa significa arrivare, non capire una mazza, perché tu pensi di sapere l'inglese, poi non capisci neanche quando quello alla cassa ti dice vuoi che ti metto il pane con il bagnoschiuma, e tu non capisci niente perché mangia le parole come se non... Come quando io a Limerick dissi alla signorina del Centra o del Centra, che dir si voglia, can you please charge my phone, intendendo io ricaricare il credito del telefono, ma la signorina ovviamente aveva capito che io volessi ricaricare la batteria del telefono, quindi
siamo stati quei 15-20 minuti a discutere del fatto che io dicevo ma lo puoi fare, e lei mi diceva no, non ho il caricabatterie, insomma, quindi chi aperta e chiusa parentesi, quando tu, come dici tu, quella la cassa che ti chiede della roba e tu non capisci quello che ti dice, no? No, sì, sì. No, cioè io dico che non c'è cosa migliore, cioè di prendere e partire, di vedere comunque un'altra cultura, vedere cosa fanno, come lo fanno, come mangiano. Io sono un tipo che per esempio appena sono arrivato in Olanda subito ho cercato di imparare la lingua, perché tra l'altro una cosa così come in Portogallo non mi piace, stare in un posto e non capire cosa dice la gente, le usanze. Anche con Alessandro tipo spesso andavamo qui in Portogallo a mangiare nelle taschinhas, perché è lì secondo me che mangi, non nei ristoranti, nelle osterie, è lì che ci sono i portoghesi. Siamo stati fortunati perché comunque stiamo ancora adesso in una zona che è centrale ma ancora con dei portoghesi, perché Lisbona si sta spopolando di portoghesi, ha tutto tranne che portoghesi, quindi vivere realmente con la gente. Anche in America mi piaceva stare con gli italiani, ma al tempo stesso volevo stare anche proprio con quelli americani. L'Oregon poi è pieno di proprio gli americani da film. In Inghilterra ero ancora giovane, però ho avuto la fortuna di stare, di partire come fanno gli italiani in gruppo o quelli organizzati che sono 18 persone. Io alla fine sono rimasto praticamente da solo con gli inglesi, con i pro e i contro. Cioè, la signora che mi ha ospitato, siamo ancora in contatto a 20 anni di distanza, sono andato al matrimonio a Londra del figlio, poi sono quelle cose che cioè, in parte anche ti cambiano la vita. A me personalmente piace, quando lavoravo in Italia avevo l'opportunità di viaggiare, quindi in un anno sono riuscito ad andare a Berlino, a Barcellona, in Irlanda, abbiamo fatto 20 giorni in Islanda. E per me, per esempio, per me non esiste non viaggiare. Il Covid sta ammazzando. Sì. Però, non lo so, sì, avere un po' quella spensieratezza e partire, ma al tempo stesso essere preparato al fatto che veramente ti può capitare di rimanere... Solo, lo dicevo l'altra volta ad Alessandro, non è solo, io per esempio adesso sono solo in casa, solo perché a volte qui ti sembra di parlare con le persone, hanno una cultura diversa, a volte ti sembra che non capiscano le tue esigenze, quello che hai da dire, o a volte ti sembrano un po' più superficiali, ti manca un po' quella italianità, nel senso di stare insieme alle persone che ti capiscono. A volte ti lamenti e ti fanno comprendere le cose in una maniera diversa, non lo so. In America, per esempio, io mi ricordo che andavo a vedere, che ne so, delle mostre, e mi ricordo che loro dicevano soltanto it's so cool. Cioè, questo era solo quello che... Cioè, non avevano varianti, no? Guardavano era solo quello, capito? Io dicevo, cazzo, non è possibile. Cioè, è possibile che non riescono a esprimere un pensiero un po'... in maniera un po' più diversa, non lo so. Quindi è così. È vero. Io ho una curiosità. Sei stato in due paesi, cioè in due posti, tra quelli che hai citato, che hanno due delle lingue più, come dire, più che meno amichevoli a farsi comprendere. Ovvero uno ad Haiti, dove in realtà più che il francese si parla il creolo principalmente, e per cui mi domandavo qual è stato il tuo rapporto appunto con il creolo quando eri lì, e l'altro in Olanda, che prima hai detto hai cercato di imparare la lingua, quindi la mia domanda è: la tua gola ha recuperato da quella infezione gravissima che hai avuto dopo che hai preso l'olandese? Perché l'olandese notoriamente è un'infezione alle vie respiratorie, per cui tu inizi a avere una serie di catarri, di tosse eccetera, e lo scambi per parole. No, sì, l'olandese è atroce, al di là che a me piacciono le lingue, però non pensavo fosse un casino, perché hanno questo scatarrare incredibile, poi un miscuglio di francese, tedesco, con anche delle parole in inglese, la costruzione tipo più del tedesco, buttano l'infinito alla fine, però mi avevano detto, comunque in un anno e mezzo incominci già a parlare con un B1, che adesso ho dimenticato completamente. Ho avuto la fortuna di poterlo trainare, parlare, quindi mi ricordo che un ragazzo giovane mi disse: tu buttati. Loro eventualmente ridono,
ma tu butta lì le frasi, loro ti correggono, perché se tu riesci a parlare con loro è meglio, perché se no loro switchano subito sull'inglese. Sì. Però ridendo con Alessandro dicevo, cavolo, la prima volta che ho preso il paracetamolo l'ho preso come supposta invece che con preste, ho detto è arrivato il momento di impararlo. Però tipo l'islandese è una cosa improponibile. Haiti loro cercavano di parlare soprattutto con noi il francese, io non lo so, è proprio una lingua che non conosco, però alla fine vabbè, io interagivo, dovevamo seguire soprattutto dei bambini, quindi non lo so, alla fine in realtà spontaneità è la chiave, no? Sì, e in realtà non lo so, io penso, ho notato questo in Brasile, più sto tipo nella povertà e più mi sento a mio agio, cioè tu ti accorgi che anche ad Haiti vivevamo cioè stavamo bene anche se la doccia era girare una manovella e l'acqua come usciva da un tubo, non era niente di che, però poi alla fine stavi in giro, stavi in contatto con le persone, eri sempre in attività, non stavi mai fermo, avevi mille cose da fare, non so, io... Poi sono quelle situazioni in cui più che la precisione della comunicazione conta la volontà della comunicazione, quindi la qualità è relativa alla situazione in cui sei, al rapporto che vuoi instaurare soprattutto con i bambini con cui fai attività, quindi lì diciamo così contano più dei fattori altri che non appunto quello che desidereremmo in delle situazioni normali, in dei rapporti di lavoro, in delle situazioni di studio o di viaggio, tra virgolette, normali. Quindi conta di più la volontà di fare delle cose e di stare in delle situazioni piuttosto che altre cose che sono meno importanti in quel caso. Quindi mi immagino che capita proprio questo quando Sono d'accordo, anche perché a noi la clown terapia ha insegnato questo. L'esempio classico è stato quando eravamo in Messico. A un certo punto Patch ci aveva detto di fare questa esperienza. Siamo andati in una piazza, tu immagina che eravamo una trentina di clown. La gente ha visto tutti questi clown che arrivavano, poi noi ci siamo chiusi in cerchio, abbiamo fatto tipo 5 cerchi. A un certo punto siamo stati lì 2 minuti, poi ci siamo girati e ogni clown andava da una persona e aveva una scritta dove chiedeva di interagire con le persone solo attraverso lo sguardo. E io ricordo che è una cosa che non dimenticherò mai. Io incontrai questa signora, era seduta su una panchina e stava vicino a un signore e lei aveva letto e le chiesi chiaramente se accettava di farlo perché non doveva essere un obbligo. Lei disse di sì e mi ricordo che in quel momento penso che ci siamo fissati in 2 minuti senza dire nulla, senza fare nulla, e dopodiché questa signora ha incominciato letteralmente a piangere. Si era talmente aperta, è un'esperienza che io poi difatti poi non sono riuscito più a continuare a fare o a interagire tantissimo con le altre persone, perché proprio la prima persona che ho beccato ha voluto comunicarmi con lo sguardo determinate cose, è crollata in un pianto, e quindi questo a volte cioè, mi ha insegnato che anche se non conoscevo tipo come in Haiti la lingua, ho potuto interagire tranquillamente. A volte anche in ospedale trovi un bambino che è intubato, non puoi fare niente, in terapia intensiva è uguale, e ci sono altri metodi o maniere per entrare in contatto e comunicare con le persone. Ecco, io intanto per darvi qualche riferimento sto facendo vedere la pagina Wikipedia di Patch Adams, giusto per qualcuno che magari non avesse capito di cui stiamo parlando. Volevo chiedere, Emiliano, se ti può dare delle ripetizioni e ricerche internet, perché abbiamo notato tutti la difficoltà nel muovere la finestra. No, è meglio la mano, dopo 10 ore di lavoro più un podcast, la mano è completamente... È meglio che Raffaele improvvisa, non si sa mai che cosa può accadere. Allora, in realtà noi ci dobbiamo scusare con Fulvio per non, diciamo,
averlo avuto come ospite, diciamo, normale, ma solo appunto grazie a lui, colpa del grazie a sorgente, perché le Alessandro. trattative per il contratto della partecipazione sono andate per le lunghe. Poi non so se la pensi. Sì. Perché effettivamente così, dette in questo modo, cose molto importanti o comunque molto interessanti un pochino si perdono, perché in realtà, come si dice al nostro quartiere, i cazzoni siamo noi, nel senso quelli diciamo poco attenti siamo noi alle cose. Invece avresti tantissime esperienze interessanti da raccontarci nel dettaglio di situazioni e cose, però siccome siamo arrivati alla fine sostanzialmente della nostra puntata odierna, con tutti i problemi tecnici, con l'impossibilità di collegarci con l'ambasciatore, io vorrei fare una domanda di quelle finali. Tra tutte le tue esperienze, tutte le situazioni che hai vissuto all'estero, c'è qualcosa che ricordi veramente come una situazione che hai detto no, questo, cioè, visto questo, basta, adesso me ne torno a casa? Ti è capitato di avere questo tipo di situazione? Nel senso, come riflessione... Una situazione in cui dici ma dove sono capitato? Cioè no, adesso basta ragazzi, adesso me ne torno a casa. Ti è capitato? Hai avuto questa situazione per condensare Emiliano? Grazie. La situazione è: questo è troppo pure per me. Giusto, Emiliano? Grazie per la traduzione, Alessandro. Grazie Abbiamo mille. il traduttore Pilotti italiano, attenzione. Certo. Non funziona sempre. Italiano. 10 anni di radio, grazie. Non funziona sempre. Lo so. In questo caso funziona. Beh, sì, tipo mi è capitato dopo... Io quando sono partito in America ho preso lo zaino e sono andato. E io ricordo che c'è stato un momento che piangevo letteralmente non so, stupidamente tra l'altro, in un parco, perché mi stavano capitando di tutti i colori, cioè nel senso... Avevo deciso di rimanere un mese nell'ostello e scoprì che dopo una settimana dovevo andare via. Quindi mi fecero rimanere 15 giorni perché la loro politica era giustamente di cambiare anche le persone all'interno dell'ostello. Quindi mi hanno detto ok, puoi stare 15 giorni. E io ricordo che quando bussai alla porta di questo ristorante per lavorare, la mia capa sempre me lo diceva, mi accettò perché i miei occhi erano disperati, nel senso che io a un certo punto ho dormito 2 giorni in stazione perché c'erano tutte delle procedure burocratiche dietro che diventava difficile anche cercare la soluzione di una stanza dove dormire. Quindi è stato un caos totale, un crollo. Io mi ricordo che alla fine giustamente i miei genitori mi hanno detto vabbè, ti aiutiamo, che ne so, ti mandiamo dei soldi, prendi il primo aereo, torna. Però io al tempo stesso non volevo far dire. La mia ex capa mi salvò, quindi mi ricordo che io iniziai a pulire i bagni, a fare il busser, a accompagnare il cameriere per pulire i tavoli, per poi diventare cameriere. Se fossi rimasto mi avevano anche mezzo offerto comunque di fare più il manager del ristorante, con un po' più di meritocrazia che se hai la fortuna magari in America trovi, però in quel momento io mi ricordo come se fosse ieri il momento di totale disperazione nel parco, e poi fu tutta una serie di coincidenze. Trovai un ragazzo italiano che mi fece andare in un altro ristorante e nel frattempo che noi eravamo in quel ristorante arrivò il manager di questo ristorante italiano e mi disse vabbè, se hai proprio bisogno di lavorare vieni domani alle 6. Io ero disperato, e una serie di coincidenze in cui ho avuto abbastanza culo secondo me, perché ero disperato, cioè nel senso dormire tipo 2 giorni in stazione, come tu dicevi, cosa diresti alla gente che parte? Ti può anche capitare, però sei in America, cioè una stazione in America non è proprio non è il massimo, quindi non lo so.
No, io credo che correggerei di tutto quello che hai detto un solo aggettivo, quando hai detto che, o meglio, neanche un aggettivo, quando hai detto che forse avevi pianto in maniera troppo stupida. Io non credo che l'espressione di quel tipo di emozione, specie in una situazione così stressante, possa essere così chiaro. Quando lo guardi in retrospettiva dici che comunque alla fine delle possibilità magari ancora c'erano, però ci sono passato in un momento di pianto, tra l'altro a Limerick, di fronte al fiume Shannon, un pomeriggio dei primi che stavo su. Sabato No, non pomeriggio. era per aver visto te, potrebbe essere stato quello, però insomma non era per aver visto te, ed ha una duplice funzione secondo me quella D. La prima chiaramente è quella di buttare via comunque tutto lo stress, perché muoversi è una ferita che si lacera velocemente e fatica a rimarginarsi. E dall'altra comunque ti riporta un po' coi piedi per terra. Per cui alla fine, quando ti sei completamente liberato, dici ok, vabbè, sta riga l'ho tracciata, in maniera umida direi, però l'ho tracciata, e da qui si può rifare il primo passo in avanti. Dicevo, come una lumaca, la striscia umida. Mi sembra tutto così. Invece io direi che proprio per l'estremo interesse dei racconti che ci hai iniziato a accennare, hai vinto una seconda puntata. Certo. Hai vinto una puntata standard. No, una seconda puntata, perché vedremo nel frattempo se studiare qualcosa per distrarti, romperti le scatole, interromperti ancora di più di come facciamo. Cioè, vediamo se te la faccio fare standard o la ravviviamo a modo nostro, che potrebbe essere terrorizzante. Ma sempre qui da Alessandro, così mangi un'altra volta qui. Come vuoi, se il Covid... Allora, noi siamo i primi a invitarti a casa di Alessandro, non ti preoccupare. Io direi, siccome stiamo appunto facendo una contrattazione, che la puntata tu la facciamo a casa tua tranquillo, però tu dopo vai a mangiare da Alessandro, quindi questo, che tipo come quando noi andavamo a Mirlane, no? Facevamo la puntata e poi andavamo a mangiare l'arrosticini. Esatto, però in questo caso lui viene a casa. Io quello che prepara teoricamente dovrebbe preparare. Ho la famosa pizza da Don Franchino, che è un famoso ristorante pizzeria di Valvomano, adesso per chi fosse fuori dal comune di Teramo, ecco, una famosa pizzeria, insomma, dove si mangiava molto bene. No, soprattutto certo, l'unica pizzeria aperta dopo che finivamo la trasmissione, diciamolo, perché non è che avevamo una scelta in quegli anni. In un orario implausibile, che era a cavallo tra mezzanotte e l'1:25, dipendeva insomma dal quanto ci urlavamo nel manico, come si vede. Esatto. Ovviamente per chi ci sta ascoltando sul podcast, questa versione conterrà dall'inizio alla fine l'intervista con Fulvio, quindi non avete sentito quel pezzo che c'è stato prima. Ma tutta quella parte meravigliosa in cui io e Emiliano non sapevamo cosa dire perché non andava bene il collegamento con l'ambasciatore. Non sapevamo cosa dire, ma abbiamo detto qualcosa, e quindi io vorrei che si sentisse questa parte che abbiamo riempito con delle cose. Nella versione video di YouTube che state guardando invece troverete una sforbiciata, avete trovato la sforbiciata e capirete come mai. Insomma, questo è per chi ci guarda poi più tardi. Insomma, invece quelli che ci hanno seguito in diretta fino adesso sanno che purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà tecniche iniziali, ma poi abbiamo recuperato come dei veri professionisti. Insomma, allora, per quelli che ci hanno il censore, capito? Ma hai portato Catone il censore. Allora, per quelli che ci hanno seguito fin qua in diretta oggi, sappiamo chi siete, vi abbiamo nel cuore, vi ricorderemo nei nostri pensieri, sappiatelo. Detto questo, è arrivata la fine della puntata, sostanzialmente. Che numero è, Emiliano, la puntata, scusami? La 34esima puntata, la seconda della seconda stagione. Esatto. Visto? Ho voluto vedere se avevi studiato. Ecco, adesso per tirarla un po' più a lungo, consigli per la lettura Goodnight Moon, che è un libro... Buonanotte, Luna.
Se come me sapete leggere poco, saranno, che ne so, una decina di pagine, ci sono un sacco di figure. Dai 3 ai 5, direi, Sì, non di più più. o meno. Ecco, una classica storia della buonanotte. Buonanotte. Ok, allora amici, partiamo con la ridda di saluti, con i ringraziamenti, con le scuse e con i ciao. Allora, dopo un'ora e 5 di diretta, ringraziamo comunque per essere stato con noi, almeno per il tentativo di essere stato con noi Sua Eccellenza Paolo Seppi, ambasciatore d'Italia in Irlanda. Poi ringraziamo per averci risolto la puntata dopo dei gravi problemi tecnici che ci hanno impedito il primo collegamento, a Fulvio e a Alessandro che lo sta ospitando in questo momento. Io direi più a Fulvio, siamo amici. Io mi metto in secondo piano e facciamo i ringraziamenti ufficiali a Fulvio. Che puoi fare tu, guarda, fai tu, perché sei lì, falli tu i ringraziamenti. Sì, vai. Sì. Io ringrazio tutti quelli che mi conoscono. Ciao mamma. Ecco. Questa non te l'aspettavi perché manco in radio l'abbiamo fatta mai, però no, veramente ringrazio Raffaele, Emiliano e Piero per averci ospitato nuovamente in questo simpatico siparietto che ormai è diventata quasi una consuetudine, e sicuramente avremo possibilità l'opportunità di rivederci sia con Fulvio, visto che abbiamo già contrattato. Io a questo punto vi manderò 2 righe dove prendo dove vengo nominato suo agente, e quindi poi per i compensi e tutte le royalty sì, crocchette e patate fritte al massimo. In crocchette e patate fritte, non abbiamo altra valuta. Va bene, crocchette e patate fritte, ha detto il mio cliente, agree su crocchette e patate fritte, possibilmente con della maionese, se fosse possibile. Vabbè, ma non siamo dove siamo? Siamo delle persone civili, abbiamo raggiunto un accordo, quindi ci vedremo e ci sentiremo presto anche con Fulvio, mi auguro. Salutare qualcuno, io ho già avvertito qualcuno che tu eri in realtà, quindi se vuoi approfitta. Uso privato del mezzo pubblico, ma tanto il reato l'abbiamo già è stato fatto. No, solo vi ringrazio per questa opportunità. Oddio, ho rotto le scatole più di 40 minuti, ma è così, lui tende. Allora, mo te lo dico, gli hai salvato di dietro, e lui tende sempre a fare così, a sminuirsi. Allora, voi dovete sapere, e poi chiudo con questa piccola chicca, che io e lui abbiamo fatto una piccola scommessa, un piccolo patto. Ogni volta che lui va a fare un esame all'università mi deve dire il risultato. Se il risultato è sopra una certa votazione, sono io che pago un succo d'arancia a lui. Se invece il risultato è inferiore, è lui che deve pagare il succo d'arancia a me. Bene, ora è 1 anno e mezzo che Fulvio fa l'università, avrà fatto circa una decina di esami. Ecco. No, ho sempre pagato io. E ogni volta che sono bocciato, non so niente, sono ignorante, che ci sto a fare qua, c'ha una media che nemmeno un portoghese madrelingua potrebbe avere, quindi è sempre molto modesto e tende un pochino a buttarsi giù, ma alla fine è comunque un grandissimo bravo ragazzo. Siamo contenti che possa essere stato qui con noi questa sera. Speriamo di averti ulteriormente ospite. Vedi, Alessandro, come subito abbiamo detto che lo richiamiamo, insomma. Dei qua che non sanno come invitare un ospite. Pensa, lo invitiamo anche quando non è invitato. Sono 2 anni che parlo con le persone e cerco di convincerlo che va tutto bene, quindi ho preso una certa dimestichezza ormai. Ha imparato, quindi grazie ancora. Allora, per gli orari dei nostri appuntamenti futuri e dei luoghi dove ci potrete ascoltare, vedere, sentire, leggere lettera testamento, vi do la linea in sequenza a Piero e Raffaele. Ciao, noi ci vediamo, spero, domenica per il solito promo, se no la prossima puntata, quello che è. Ecco. Allora, come ha detto giustamente Emiliano, appuntamento per il promo domenica prossima, che non so che giorno sia perché io conto di 7 in 7,
Quindi per me le date vanno solo di giovedì in giovedì, la domenica è il promo, Ecco. lo scoprite da solo che giorno è. Posso stare a fare il lavoro per voi. Ecco, È vero. come sempre alle 18:30 circa. E poi Mhm. invece la prossima puntata andrà in onda giovedì 28 gennaio alle 18:30 orario GMT, 19:30 orario di Roma e Parigi, 20:30 nell'orario di Atene, e poi invece se siete insieme a Tremal Nike e a Kammamuri a spasso per il delta del Gange, e allora dovete seguirci a mezzanotte. Mi raccomando, in quel caso attenti alle tigri del Bengala che paiono essere piuttosto pericolose. Satolate Pisandro. Però i Bengala si vedono bene, mo, di notte. Una specie di notte, una meraviglia. Allora, la prossima settimana avremo, e ve lo dico da adesso, Alberto Carrozzo, direttamente dal Salento, ma soprattutto da Dublino, quindi un altro irlandiano che ci racconterà un po' di avventure. Back to back. Recupereremo... Guinness. Scusami. Beve il primitivo di Guinness, sento al Salento. Potrebbe essere, glielo chiediamo. Tra l'altro delle deviazioni in Croazia, quindi poi ci faremo raccontare un po' di cose. La puntata ovviamente con Sua Eccellenza l'Ambasciatore la recupereremo, quindi probabilmente la registreremo e la manderemo in onda, per cui se voi avete delle domande da fare all'Ambasciatore, scriveteci. Scrivete, se volete, potete, postate. Io ce n'ho una, e stupida come la mia, scommetto non ne arriverà nessuna, vi sfido. Ecco, e quindi ci vediamo la prossima settimana. Questa era Una vita da lontano live ed in podcast, e buonanotte, che dire. Ciao.